Ciao, io sono Carla e oggi prepariamo insieme delle focaccine sofficissime. Per le focaccine ti occorreranno 450 g di farina zero con un V260, quindi 11,5-12 g di proteine, 150 g di latte, 125 g di acqua, 6 g di lievito di birra fresco, 2 g se usi quello secco, 40 g di olio extravergine di oliva, 10 g di sale, un cucchiaino di miele oppure un cucchiaino di zucchero. Per prima cosa metto il lievito all'interno della terrina, ci metto il miele e lo faccio sciogliere. Aggiungo l'acqua, il latte, l'olio extravergine di oliva e metà della farina setacciandola. Mescolo bene il tutto ed ottengo un impasto idratato. A questo punto aggiungo il sale, così avrà modo di sciogliersi. E adesso finisco di mettere tutta la farina. Impasto prima con la frusta e poi con le mani. Infarino leggermente il piano di lavoro, ce lo trasferisco, formo un panetto, sistemo il panetto in un contenitore unto con dell'olio di oliva. Lo copro e aspetto il raddoppio del volume. L'impasto è pronto, ha raddoppiato di volume, lo capovolgo sul piano di lavoro leggermente infarinato. Lo schiaccio e lo divido in spicchi, prima in 4 parti e poi ogni parte in 2, ottenendo 8 focaccine. A questo punto formo delle palline senza stressare troppo l'impasto. Le copro e le lascio rilassare per 20 minuti. Dopo 20 minuti infarino leggermente il piano di lavoro e il panetto. Prima lo schiaccio con le mani, poi mi aiuto con il matterello formando un disco del diametro di circa 10-12 cm. Ora li sistemo sulla teglia rivestita con carta forno. Li spennello con l'olio extravergine di oliva. Una volta spennellate le lascio rilassare ancora, perlomeno per mezz'ora. Trascorsi i 30-40 minuti di lievitazione ti renderai conto che le focaccine hanno raddoppiato di volume, puoi iniziare a fare le fossettine con i polpastrelli delle dita. Vado a salarle sulla superficie e posso infornare nel forno già caldo statico a 220 gradi per circa 15 minuti o fino a doratura desiderata. Le spennello sulla superficie con dell'olio extravergine di oliva quando sono ancora calde. Ed ecco le focaccine soffici, guarda che meraviglia! Puoi anche conservarle negli appositi sacchetti per alimenti e congelarle e tirarle fuori all'occorrenza. A me piacciono molto dorate, però ovviamente il grado di doratura puoi sceglierlo tu diminuendo di qualche minuto la cottura. Sono ottime da farcire oppure da gustare così semplici. Sofficissime, preparale anche tu e fammi sapere. Ciao e alla prossima ricetta!